Ciao a tutti, in questo video vi volevo mostrare come fare uno stampo per le esche siliconiche, che sappiamo tutti che le esche costano tantissimo, quindi uno cerca sempre di risparmiare nella pesca e in commercio vendono tanti prodotti per autocostruirsele e vendono anche gli stampi, però per risparmiare ce lo costruiamo da solo, visto che è molto semplice. Allora, quello che ci serve è gesso, se alabastrino è ancora meglio, acqua, un contenitore dove impastare il gesso, un contenitore dove fare la colata di gesso, olio e pennello che servirà per lubrificare tutta la parte del contenitore in modo che lo stampo esca facilmente, altrimenti c'è il rischio che si rompe o che non esce bene. Due piombini che servono per far allineare le due parti dello stampo. Io uso due piombini, ma potete usare qualsiasi cosa, anche un chiodo, una vite o comunque qualcosa che riesca a far tenere bene le due parti. E poi un pezzo di gomma che già avevo per fare l'entrata dello stampo dove colare la gomma, e ovviamente la gomma da replicare. Allora iniziamo con il lubrificare tutta per bene la scatoletta dove andrà la colata, cercando di fare anche tutte bene le pareti, perché se no lo stampo non esce. A me è capitato che si rompesse un paio di volte. Ok, perfetto. Poi prendiamo il gesso e lo mettiamo la quantità va in base ovviamente alla grandezza dello stampo che volete fare. Io qui ne metto tanto perché lo stampo comunque viene grande. Poi aggiungiamo l'acqua. Il gesso deve essere abbastanza liquido, non troppo perché sennò ci mette troppo a tirare, quindi più è liquido e meglio è. Quando impastate cercate di togliere tutti i grumi. Poi se vedete che avete aggiunto troppa acqua, magari aggiungete un altro po' di gesso. Questo adesso è venuto troppo liquido, quindi aggiungiamo un altro po' di gesso in polvere per indurirlo un po'. Quando lo aggiungete fate poco per volta, che magari rischiate che ne mettete troppo, potete mettere altra acqua. Poi più passa il tempo e questo tira subito, si indurisce subito, quindi dobbiamo anche cercare di fare una cosa abbastanza veloce. Un altro po'. Allora adesso coliamo il gesso nel contenitore. Battiamo un po' per far salire un po' le bolle d'aria, perché si formeranno un po' di bolle d'aria. Se ne facevo di più era meglio, però dovrebbe andare bene uguale. Infatti si fa sempre un tempo a aggiungerlo un po', lo faccio proprio a poco detto.
Adesso aspettiamo che tira un po'. Quando un po' è asciutto un po', aggiungiamo quello che dobbiamo replicare. A few moments later. Ok, allora adesso che ha tirato un po' il gesso, prendiamo la parte superiore per fare la colata, la lubrifichiamo per bene perché sennò non si stacca e la mettiamo, possibilmente senza farla cascare come ho fatto io, e la mettiamo sopra la parte superiore per metà, deve entrare, non deve entrare tutta. Poi facciamo la stessa cosa con con l'esca, e la mettiamo a filo dell'entrata e la facciamo entrare anche lei per metà. Facciamo per bene anche la coda perché sennò non viene. E poi la stessa cosa con i piombini, anche ne mettiamo uno sopra e uno sotto. Adesso lo facciamo asciugare e poi andremo a colare altro gesso sopra. Ora aspettiamo bene che si asciuga, ci vorranno un paio d'ore più o meno, 2 anche 3 ore. Più asciuga meglio è. E facciamo l'altra colata sopra. A dopo. 24 hours later. Allora, sono passate 24 ore, ho voluto aspettare un po' di più perché almeno il gesso si asciuga meglio, perché è abbastanza asciutto. Allora, lo tiriamo fuori spingendo da sotto, lo stampo viene su, poi lo reggiamo, lo giriamo ed esce fuori. Eccolo qua. Allora, adesso dobbiamo lasciare l'originale della gomma che dobbiamo replicare e la parte superiore. I piombini possiamo anche toglierli perché tanto quando facciamo la colata l'altro gesso va a finire dentro e si forma l'incastro. Uno è stato fatto, ecco. Ok, sono formati 2 buchi, non so se riuscite a vederli. Poi prendiamo un pezzo di carta vetrata e iniziamo a carteggiare tutta la parte superiore, cercando di togliere più imperfezioni possibili, specialmente questi buchetti che si fanno con le bolle d'aria. Meno ci siamo. Allora poi lo rimettiamo dentro al contenitore e con l'olio, anzi io ho trovato un'altra cosa che forse è ancora meglio dell'olio, che è il grasso spray. Ora non lo so, non l'ho mai provato, ma lo proviamo insieme stavolta, vediamo se viene bene. Passiamo per bene e poi con un pennello lo spalmiamo per bene, perché sennò quando cala il gesso
si solidifica insieme a questo e non si stacca più, quindi questo va passato bene 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 bene. Anche sull'esca ovviamente. Tutto sul bordo come in precedenza. Ok, adesso prepariamo l'altro gesso. Prendo un po' d'acqua, aspettate. Ok, sempre abbastanza liquido. Ok, diamo un'altra spruzzatina di grasso, così siamo sicuri che il gesso non l'ha assorbito, perché il gesso assorbe parecchio i liquidi. Ok, e facciamo la colata. Lo lasciamo asciugare e vediamo se è venuto bene. 2 hours later. Ok, sono passate un paio d'ore, vediamo intanto se è venuto e poi come è venuto. Ma piano piano lo tiriamo fuori dallo stampo, sempre premendo da sotto, lo giriamo e piano piano cerchiamo di staccare le due parti. Ok, perfetto, è venuto abbastanza bene. Sì, mi piace. Ora, una volta diviso, allora togliamo la parte, quella sopra per fare la colata, e la gomma. Ok, diamo bene una pulita dove, qua vedete che si è tappato il buco. Lo apriamo anche con una vite, va bene, tanto da là poi entra la siringa che fa la colata. Una, ok, pronto. Questo qua si unisce, da qua c'è il buco per fare la colata, eccolo qua. Adesso bisogna fare prese d'aria, perché se no quando si fa la colata non viene, perché si forma l'aria dentro e non si fa. Quindi qua sotto la parte della coda facciamo una riga, giusto per far passare l'aria, non deve essere tanto grande. Facciamo dalla coda perché se no, essendo grande lo stampo, la gomma non arriva fino a giù, perché se facciamo uscire l'aria da sotto la coda viene bene. Quindi però facciamolo bene.
se c'è un po' d'aria. Sì, questo buchetto. Quindi ne possiamo fare un'altra anche la parte, diciamo, sopra la coda, ma non ne basta una sola, che tanto dovrebbe andare bene uguale. Tanto facciamo una prova, nel prossimo video poi vi farò vedere la prova. Ok, perfetto, quindi lo stampo è pronto. Nel prossimo video vediamo come fare la colata. Bene, per questo video è tutto. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie.